so se è inquietante, non si sposta da lì, guardate, controlla tutto. Buongiorno, gentili utenti. Oggi, visto che è il periodo, siamo diciamo a metà settembre, andiamo a fare la conserva di pomodoro. Questa ricetta praticamente è una ricetta che è stata tramandata dai nonni di mia mamma, dai genitori, a mia mamma, a me e a voi. Praticamente una ricetta antica, passata da generazione a generazione. Ognuno la fa come vuole, diciamo in casa nostra si fa in questa maniera, si fa. E vi assicuro che negli anni, anzi nei secoli a questo punto, è una ricetta diciamo super rodata, funziona benissimo, semplice da fare e vi garantisco che un barattolo ve lo portate dietro un anno, due, senza nessun problema e avete il sugo pronto all'uso immediatamente, buonissimo. Andiamo con gli ingredienti, vi ricordo di mettermi mi piace, di iscrivervi al canale, è importante, non guardate soltanto ma iscrivetevi, così almeno io vi avviso quando c'è un video nuovo, verrete avvisati, perché se voi mettete anche la campanellina oltre che iscrivervi, e ogni video io vi avviso che ho fatto un video nuovo e magari vi piace a voi, i vostri parenti, i vostri amici. Andiamo con gli ingredienti. Prendete dei San Marzano apposta per fare il sugo di pomodoro, delle conserve di pomodoro, ok? Andate dal vostro fruttivendolo, al mercato, questi sono adatti. Non vanno bene quelli diciamo da insalata e via discorrendo. Ci vuole sale, quanto basta, zucchero, un pizzichino per levare l'acido, cocò sta intervenendo, entrata, un po' di basilico, un spicchiettino d'aglio, vediamo un pochino dopo cosa serve, e un pochino di pepe. I barattoli, che vi farò il video su come, diciamo così, disinfettarli, lo vedrete dopo. Ok, io ne ho presi pochi di pomodori, sono pochini, in favore, anzi io e Cocò ne abbiamo presi pochi, in favore di camera. Vi consiglio, quando fate questa ricetta, di farne parecchie, addirittura una decina di casse, di organizzarvi insomma al meglio per tenervene un po'. Pensiamo a disinfettare i barattoli. Dal momento che l'acqua bolle, lasciateci dentro 10 minuti, barattolo e tappo, ok? Poi un consiglio, io ho preso, visto che io solitamente o sono da solo o sono in due persone, ho preso dei barattoli diciamo monouso, monodose. Sarebbe a dire, io è inutile che prenda il barattolone grosso, lo apro e ne uso metà, l'altra parte si sciupa. Allora, guardate voi in quante persone siete in casa e fate un calcolo. Comunque questo barattolo qui è per 4 persone, 3-4 persone. Ok, se voi siete ovviamente una famiglia numerosa, va bene il barattolone, ma non lo usate il barattolo grande inutilmente, perché poi il resto lo buttate via. Finito l'acqua, mi scordavo, finito di disinfettare 10 minuti passati nel bollire, mettetela nel microonde 2 minuti, così l'acqua disinfetta e il microonde asciuga completamente. Au revoir. Ok, prendiamo i nostri pomodori, lavateli prima, anzi mi sono scordato di lavarli, aspettate. Ok, come vi dicevo, lavateli prima in acqua corrente. Se volete ci mettete anche un pizzico di bicarbonato, li lavate bene. Ok. Poi li tagliate a metà, tutti quanti. Vedi? Anzi, vedete? A metà. Latte. Là. E ora li mettiamo in pentola. Lasciateci tutto in questo taglio qui, tanto dopo quando l'andremo a passare rimarrà tutto nel passino, sicché adesso non occorre fare degli scarti o tagliare le parti quelle più brutte. Ok. Ora fatele diciamo così amalgamare bene.
e tenetecele una ventina di minuti. Una volta che iniziano a bollire, anzi complessivamente, diciamo così, complessivamente devono passare una ventina di minuti, si devono cuocere. Ci aggiorniamo tra 20-25 minuti, ora vediamo un attimo, siccome non so ora bene. Ci aggiorniamo fra un po' e vi dico esattamente il tempo esatto. In questa fase non ci va messo sale, niente, perché il sale se no gli farà fare troppo siero. Questo, in questa fase qui deve essere neutra, senza nulla. Dopo, nella fase successiva, andiamo a vedere cosa metterci dentro. Ora non ci fate niente. Ok. Vedete, girate spesso, specialmente nella parte quella iniziale, dovete girare spesso per fare amalgamare il tutto. Poi il coperchio sopra. Ok, nel frattempo preparate un paio di foglie di basilico, un pezzettino di aglio a ogni barattolo. Perché questo? Prima di tutto perché se no il basilico, diciamo così, se cuoce sa di amaro, invece così a crudo ha un altro sapore. E l'aglio perché non è tanto per improfumare il pomodoro qui dentro, è perché è una monodose. Quando voi lo andate a mettere nella pentola vi ritrovate già il pezzettino dell'aglio, filino d'olio sotto quando aprite il barattolo, filino d'olio, buttate dentro e c'ha dentro l'aglio e il basilico già pronto, così non dovete fare niente. Se voi ce lo volete mettere, se non vi piace, in questo punto qui, diciamo così, omettete questa parte, è una cosa che piace a me, neanche mia mamma addirittura lo fa questo, è una cosa mia. A questo punto togliete il coperchio, così inizieranno già ad asciugarsi, perché vedete fa il siero, e questo siero qui praticamente deve scomparire, non adesso, nella prossima procedura. Comunque, quando si sono tutti amalgamati e siamo arrivati a temperatura, voi levate il coperchio. Se fuoriuscire un po' di sugo, fate questo gioco qui, ok? Fate sto gioco, così il sugo rimane dentro, non esce, ma qui uscirà il liquido. Vi dirò una cosa magari ovvia, però è giusto che ve la dico. Io ho fatto questo qui per fare il video e ho fatto, diciamo, questo pochino qui. Se voi dovete farne di più, ovviamente, prendetevi dei pentoloni grossi, chiamatele marmitte, fatevele imprestare da qualcuno, perché insomma questo qui, che fate? Non fate niente. Anche mia mamma ha dei pentoloni enormi, e il lavoro viene fatto insomma comodamente. Questo qui è giusto per un gioco, per farne alcune, per vedere come vengono, ok? Sia chiaro, oscuro. Ok, sono trascorsi 30 minuti. Benissimo, vedete il liquido che c'è. Ora spengo e passiamo al prossimo step. Ora c'è da spiegarvi una cosa importante, io ne ho fatti pochini, ok? Ci sono vari sistemi ora per passarli. Uno è, per dire pochi così, con il passino, quello tondo, a mano. Un altro è, se ne fate tanti, con la macchinetta, trita carne, passa pomodoro, più che altro è passa pomodoro, quella elettrica, ok? Quella elettrica, se ne fate parecchi. Altrimenti potete spellarli, levare tutta la pelle, che diventa insomma un pochino difficile, comunque levate la pelle e lo frullate, ok? O addirittura, se non avete il passino o altra roba, potete usare lo strizzapatate, presente lo strizzapatate, ok? Per farne pochi, sto dicendo la cosa migliore, se ne fate tante, procuratevi quella a motore, quella elettrica, o al limite il passino. Vi farò vedere io come lo sto facendo. Come vi dicevo, siccome sono pochi, non metto neanche il colino, il passino, l'affare elettrico. Io li faccio in questa maniera perché sono pochi, non li fate se sono, diciamo, di più, e spero che siano di più, non ne fate così pochi, è una fatica inutile. Comunque io, per questa poca quantità, ci tengo a precisarlo, vedete? La buccia la metto in quest'altra parte, per farvi vedere. E via, e si continua così. Ok, la mia aiutante mi aiuta. Il risultato finale, praticamente qua ci sono tutte le bucce, ok, e qua è il liquido. Ora
il liquido lo dobbiamo rimettere nuovamente in pentola. Ok? Lo rimettiamo sul fuoco e praticamente dobbiamo fare evaporare tutto il siero. Vedete questo qui? Ci dovrà stare anche 15 minuti, ora comunque lo vediamo al momento. Non mettete ancora né sale né altro, ancora no, se no il sale cosa farà? Rilascerà liquidi e ci vorrà ancora più tempo. Ancora niente, vedete qui si è strizzato bene, perché vedete, se strizzo non viene fuori nient'altro. Questo via tutto, anzi potete usarlo anche come concime questo qui. Se avete delle piante lo mettete sotto alle piante con un po' di terreno, questo è un buon concime. Non so se è inquietante, non si sposta da lì, guardate, controlla tutto. Ok, sono passati 10 minuti, vedete quello che deve andare via è quest'acqua e questo siero superfluo. Vedete, quando muovo c'è questo siero, deve sparire, praticamente deve rimanere un pochino densa. La soluzione di prima si schizza. Ok, sono trascorsi 20 minuti, è rimasta appena un pochino di acqua sopra, ma ora tra altri 10 minuti per levarla. Ora mettiamoci il sale, quanto basta, lo mettete e ovviamente andate a assaggiare. Poi ci metterò, guardate, un pizzico di zucchero. Lo zucchero lo aiuta a levare l'acidità e solo a questo punto ci vado a mettere il basilico, perché se lo metto prima il basilico diventerà amaro. Invece adesso, quasi alla fine, va benissimo. Vedete come inizia già ad addensarsi? Se vi ci piace, metteteci anche un po' di pepe. A me mi ci piace, in questa fase, un pochino di pepe gli dà un po' di sapore. Ho cambiato posizione. Tac, così di là, osserva, va bene Cocò? Sarà mezz'ora che è così. Comunque, guardate, qui il liquido si è tolto. Ora appena un goccino, se no qui appena un millimetrino, diciamo, lo lasciamo, anche perché quando si asciuga, ora quando si raffredda, si toglierà. Comunque così va bene, guardate. Ok, vedete che bellezza. Voilà. Dobbiamo metterla dentro al barattolo immediatamente quando bolle, così farà l'effetto chimico freddo-caldo e andrà sotto vuoto da sola. Però è importante adesso, subito, senza farla raffreddare. Ok, finiamo di stringere bene i barattoli. Ora ho preso, voi ovviamente se ne avete di più prendetevi una cassettina della frutta, dei contenitori, delle baciasche, e cosa farò? Li andrò a mettere dentro. Devono bruciare così, senza toccarsi. Io prendo un altro cencio e la metto nel mezzo. Farò vedere bene, così. Chiudo il tutto. Se sono tanti, un attimo, se sono tanti barattoli, prendete una coperta o delle coperte, dei plaid messi dentro alle cassette della frutta, le mettete dentro, ce le mettete dentro, sotto un plaid e sopra un altro plaid, e così devono rimanere 48 ore. Perché questo? Perché si abbasserà piano piano la temperatura. A questo punto, abbassandosi piano piano la temperatura, farà lo shock termico e si metterà sotto vuoto. La coperta le terrà belle calde, le terrà, ed eviterà anche
se per caso un barattolo scoppia, perché può anche scoppiare, c'è anche, diciamo così, il pericolo eventuale che un barattolo si possa crepare per il discorso del calore, le coperte, i cenci, i canovacci attenueranno i colpi. Non è una cosa che succede sempre, però può succedere. Così per 48 ore ed è pronto. E ora, siccome mi è avanzato un po' di pomodoro, io e Cocò, non so che guarda qualche topolino, ci faremo un assaggio del pomodoro. Ok, andrò a fare un uovo, 2 uova fatte a modo mio. Attenzione. Ok, ci metterò solo il bianco per adesso, il rosso lo conservate un attimo dopo verrà usato. Il pomodoro è spettacolare quello che abbiamo fatto assieme. Ok. Facciamo scaldare bene bene il bianco. Ok? Quando il bianco è pronto, io ci vado a buttare sopra, visto che è scoppiato, insomma, ecco qua. Vedete che bellezza? Così il rosso verrà bello morbido. Andiamo all'assaggio. Pane di segale che ho fatto stamattina, segale e farina gialla, guardate che spettacolo, via. Qua i bambini stanno riposando, addirittura mia mamma li mette sotto al letto per 24 ore, per 48 ore, scusate. Ora godiamo un attimo assieme questo spettacolo. Guardate qui, pronti? No, scusate. Andiamo. Che bontà. Assaggiamo il sugo appena fatto. Spettacolo. Guarda questo pane che spettacolo che è. Ok, questa ricetta è importante, tramandatela, fatela. Fatevi le vostre, diciamo la prima volta magari vi consiglio, fatene pochina, magari come ho fatto io, forse anche un po' di più. Imparate qual è il sistema e storta. Qual è il sistema e poi dopo ne fate, diciamo, le moltiplicazioni, ne fate di più. E vi consiglio poi, quando le fate, fatene parecchia, fatela per tutto quanto l'anno, così vi levate il pensiero. È una cosa importante, usate il pomodoro buono, mi raccomando. Io ieri sono andato dal fruttivendolo, che è qui vicino a me, la Lido Market, l'ho ordinato e mi ha portato stamattina un pomodoro eccezionale, buonissimo, importante, se no tutto il lavoro non serve a niente. Ok, spero che questo video vi sia piaciuto, mi sono un po' dilungato, però è importante, una ricetta veramente da tramandare e da usare. Mettetemi bip bip, like, campanellina e via discorrendo.